Progetto per una favola tattile per bambini non vedenti o ipovedenti del Liceo Artistico De Fabris di Nove. Allora, innanzitutto questo filo abbiamo trovato degli oggetti, qualsiasi comunque, e li abbiamo messi a distanza circa di 10 centimetri l'uno dall'altro. E gli oggetti li abbiamo trovati veramente a caso e dopo abbiamo inventato la storia. Un giorno, camminando, trovò Timo, l'animaletto ruvido, che piangeva. «Perché piangi, Timo?» chiese Molla. «Perché il mio pelo è troppo ruvido e nessuno mi vuole». Così partirono insieme alla ricerca di fortuna. Un tempo lontano, quando non c'erano ancora le orchestre con gli strumenti, i violini erano i venti. E i cavalli che galoppavano nella prateria, i tamburi della batteria. Insieme all'acqua del ruscello che fuggiva via. Facciamo un percorso a ritroso. Sara ci mostra come un portauovo può raccogliere questa storia e poter essere donata, perché gli oggetti scelti sono stati sei che potessero essere contenuti in un incarto che si trova, anzi viene gettato via abitualmente. Quindi tutti gli oggetti di scarto formano, con un po' di pazienza e di fantasia, un bellissimo libro tattile che può essere letto dalla mamma o da qualcuno, insomma, che è vicino alla persona, al bambino, e poi in modo molto semplice può venire chiuso e può essere donato e anche conservato. Nel campo della disabilità abbiamo visto ci sono veramente tante cose da fare, forse un campo lasciato un po' a volte messo da parte, e dunque l'idea cos'è? Di provare anche con delle cose che noi buttiamo via a creare una favola. Dunque noi non ci accorgiamo ma buttiamo via delle favole, questo è stato un po' l'inizio. E allora però è molto difficile, perché noi ragioniamo con la vista, no? E quando vogliamo fare qualcosa a delle persone vogliamo dargli il meglio di quello che noi abbiamo nel cuore, dunque ragioniamo nel far vedere delle cose, ma qui bisognava fare un passo indietro perché la vista non c'è. E dunque i primi esempi tattili, capire la superficie delle mani, come può essere, cosa può toccare, e dopo a caso cominciare a sommare delle piccole cose e dopo dargli un significato. Diciamo che con questa esperienza ho scoperto che da un oggetto possono venire fuori tante cose, e questa cosa mi ha veramente fatto scoprire un'esperienza nuova, perché non avrei mai immaginato che comunque da un oggetto qualsiasi che si trova in casa, in giro, potesse venire fuori veramente una storia bella e interessante. E poi quello che mi ha colpito di più è che comunque usando la fantasia tutti siamo riusciti a ricreare una storia propria con la nostra immaginazione, e così mettendo insieme tanti materiali, anche questo poteva ricordare comunque la durezza, la violenza, perché comunque punge, ti può riportare ad altre cose, e anche questo è la riproduzione del mare e anche il rumore. Fammi sentire il mare. Professoressa, io vedo che in questo libro esprimete la narrazione nella parte braille, nella parte di testo diciamo originario, quindi con le parole, e nella parte tattile. Beh, c'è da dire una cosa, che comunque il concorso richiedeva la traduzione in braille. Il concorso di Che colore è il vento, che è un concorso internazionale, sì. Ora incontriamo le mani di Veronica, che ci raccontano e ascoltano nello stesso tempo un libro tattile, la parte finale del progetto della quarta E del Liceo Artistico di Nove, diretto dalla professoressa Adriana Sasso. Eccoci alle mani di Veronica e al loro racconto. Allora, questa storia è intitolata L'elefante del re ed è una storia cinese. Qui ho strutturato la leggenda in cui si vedono i personaggi che saranno poi presenti nel corso della storia.
Cosa ti è rimasto alla fine di questo percorso da gennaio a maggio, di questa esperienza con il tatto? Beh, è stato molto impegnativo e soprattutto entrare in un mondo così diverso è stato molto difficile. All'inizio creavo gli oggetti secondo la mia visione delle cose, quindi creando omini con una faccia, un corpo, delle braccia e delle mani. Ma poi mi sono resa conto che era troppo complesso e serviva a me e non ai bambini, quindi ho cambiato completamente modalità di rappresentazione. E quello che è stato attentissimo ai nostri problemi in particolare è stato l'Istituto Configliacchi di Padova e in particolare la dottoressa Maria Teresa Busat. Abbiamo avuto alcuni incontri con lei. Questo è un centro molto importante nel Veneto perché traduce in braille tutti i testi necessari alle scuole di primo grado, anche di secondo grado, e lei è stata gentilissima di più perché in ogni caso gratuitamente, è il caso di dirlo, e con molta attenzione ha fatto la trasposizione in braille. Loro hanno un computer, praticamente loro scannerizzano per esempio il testo che io ho portato e dopo con un floppy lo immettono in un computer eccolo qua, e questo è il risultato. Vengono fuori questi fogli in trasposizione braille del testo. La vera storia del paese delle bugie raccontata da Ilaria. Ti voglio proprio raccontare una storia. Tanto tempo fa, per le vie di un paese, trovai in un sacco di patate 4 rane grosse e tonde. E un riccio innamorato di una spugna. E un cespuglio pieno di palline che, guarda caso, se ne stava da solo con un serpente e un bastoncino. E c'era anche un piccolo granchietto che trascinava un polipo con la chela. Ve ne ho raccontate abbastanza? Ebbene, c'era un anello troppo grande per un solo dito. E un'anatra che non poteva muoversi perché aveva la barba troppo lunga. C'era anche una mosca con enormi baffi. E una pecora filava la sua stessa lana e nulla pareva più giusto. Strane storie, ma non finisce di certo qui. Ho trovato 3 ovetti covati da un pulcino e 2 pesci stanchi che riposavano in un grande prato. In quel paese le farfalle sono più grandi dei gatti. Apri la finestra perché le bugie possono volare via. I libri stanno per lasciare la scuola verso il concorso internazionale. Ciò che resterà impresso nei ragazzi è la capacità di ascolto e narrazione che materiali di scarto e il tatto possono creare, esplorando altri linguaggi, oltre la vista e la parola.